come la mia testa normale, perché io me la sento come se fosse tipo grossa così. Sono infatti reduce da un lunedì di quelli veramente con il botto, ma nonostante fossi tornato completamente esausto, ho avuto la meravigliosa idea, prima di accendere la telecamera, di fare un altro round di box, forse ispirato da Mike Tyson e Jake Paul, con il flickering delle luci alle mie spalle. Ti garantisco che ho seguito dal primo all'ultimo tutti quanti, proprio tutti i consigli che mi sono stati dati in community, ma mi spiace, ho perso anche stavolta. Comunque lo considero un punto d'onore, non la pianto qui e continuerò a cercare ulteriori soluzioni. Tutto quello che mi ha salvato fino ad ora sono state due cose. Una è questa qui, no, non è una pubblicità sponsorizzata, non dirò nemmeno il nome delle pilloline magiche che ho preso, e l'altra sei stato proprio tu, perché mi hai salvato con l'idea di sedermi un attimo con calma in questo studiolo, accendere la videocamera e registrare, anche perché quello di cui voglio parlarti oggi è davvero, ma davvero, ma davvero interessante. Di che cosa si tratta? Di una piccola modifica al menu contestuale che non richiede l'installazione praticamente di alcun software, anche se ovviamente installeremo un paio di file sul nostro computer, che ci cambia il menu contestuale in una maniera veramente incredibile, mettendoci in grado di fare un sacco di operazioni con un solo clic. E allora tuffiamoci a bomba stavolta nell'argomento del giorno e quindi, se ti senti pronto, iniziamo. Mamma mia, che intro lunga che ho fatto oggi! Vediamo subito di recuperare, ma come ben sai non possiamo prescindere dalle buone abitudini, prima di tutto quella che serve a placare e blandire le divinità del tubo, che altrimenti potrebbero rivoltarcisi contro con effetti veramente disastrosi. E quindi procediamo come sempre con il nostro rituale apotropaico. Disclaimer: i contenuti di questo video sono esposti a puro scopo informativo ed educativo. Andiamo avanti, va? E allora teniamo fede alla promessa di brevità e andiamo immediatamente ad aprire il nostro browser, dove nel motore di ricerca digiteremo come sempre Gentiluomo Digitale. Effettuiamo la nostra ricerca e facciamo riferimento al primo risultato, ovvero quello relativo al dominio gentiluomodigitale.it. Apriamo il nostro sito e nella parte in alto portiamoci sulla sezione Downloads. Una volta aperta la pagina scendiamo un pochino più in basso fino ad individuare questo download qui, quello che si chiama Context. Potremo fare clic sul pulsante azzurro File Download per scaricare il file, ma nel caso in cui non riuscissi a trovarlo puoi sempre fare riferimento qui in alto alla lente di ingrandimento. Una volta cliccatoci su, nella barra di ricerca ti basterà scrivere, ad esempio in questo caso, la parola context. Premiamo invio per effettuare la nostra ricerca e vedrai che il file ti verrà comunque proposto. In questo caso clicco sulla parola context per andare a scaricarlo, il file è come sempre piccolissimo, lo apro facendo un clic sul download appena effettuato e una volta aperta la cartella compressa e aggiornata, il mal di testa che contiene i due file, potremo chiudere la finestra del browser retrostante. Come puoi vedere, all'interno della cartella compressa sono contenuti due file. Uno si chiama context, mentre l'altro si chiama context remove. Sono in realtà due script creati da me. Il primo va ad installare questa mod in Windows che si chiama Nilesoft Shell, mentre il secondo la rimuove in maniera assolutamente automatica, visto che la sua installazione non era proprio semplicissima, ma neanche eccessivamente arzigogolata, come vedremo. Quello che ti consiglio di fare è selezionare entrambi questi file e trascinarli sul desktop in modo da averli a portata di mano. Fatto questo, puoi tranquillamente chiudere la cartella compressa che non ci serve più. Ma andiamo a vedere che cosa succede nel momento in cui lanciamo il file context.
Come puoi vedere si tratta di uno script, come ti anticipavo, fatto da me che dopo aver acquisito i privilegi amministrativi lancia il comando winget e va ad installare sul nostro sistema questa Nilesoft Shell. Andiamo a vedere come funziona. Per installarlo facciamo doppio clic sul file context, ci verranno richiesti i privilegi amministrativi, acconsentiremo quindi con sì che vengano apportate le opportune modifiche al sistema e vedrai che verrà lanciato direttamente un winget sul tuo computer. L'operazione durerà pochi secondi, dopodiché ti basterà premere un tasto per continuare e la finestra si chiuderà da sola. Che cosa è successo? Come vedi si è riavviato anche l'Explorer di Windows e adesso il nostro menu contestuale appare così. Come vedi al suo interno sono comparse molte nuove voci, a partire dalla possibilità di cliccare sulla voce terminale per aprire un prompt dei comandi, una PowerShell di Windows, oppure un terminale di Windows molto simile alla PowerShell in due modi. Cliccando con il pulsante sinistro apriremo un prompt dei comandi oppure una PowerShell normalissima, ma cliccando con il pulsante destro li apriremo direttamente in modalità amministrativa. Una bella comodità che sicuramente hai imparato ad apprezzare se segui assiduamente questo canale. Andando avanti abbiamo la voce File Manage che ci consente di copiare con un solo clic il percorso corrente oppure di selezionare tutti i file all'interno della cartella su cui abbiamo attivato il menu contestuale, invertire la selezione oppure deselezionare tutto il contenuto. Allo stesso modo, con un clic potremo mostrare tutti quanti i file di sistema e le estensioni dei file oppure viceversa andarli a nascondere. Potremo creare nuove cartelle e nuovi file direttamente, ad esempio con la data e l'ora di creazione della cartella, oppure dei file in formato XML, JSON e HTML molto apprezzati sicuramente dai programmatori. Ovviamente, trattandosi di un menu contestuale, le scelte cambieranno sulla base del contesto in cui andiamo a cliccare. Quindi, tanto per fare un esempio, se cliccheremo sulla barra delle applicazioni, comparirà la voce Apps che, oltre ad essere personalizzabile, come vedremo tra un attimo, ci consente di lanciare direttamente le varie app, di aprire le impostazioni, di minimizzare tutte quante le cartelle e le finestre aperte in modo da visualizzare il desktop e così via. Ma attenzione, perché come ti dicevo questa mod è completamente personalizzabile. Se infatti una volta tanto andremo a fare clic sul pulsante sito ufficiale, si aprirà il sito della Nilesoft sul fondo del quale troveremo dei tutorial davvero molto interessanti. Con il primo infatti potremo cambiare le dimensioni e il tipo di font del nostro menu contestuale. Ma soprattutto con il secondo potremo cambiare il colore del menu stesso, magari adattandolo a quello che è il nostro tema, quindi più scuro se avremo il tema scuro, più chiaro naturalmente se avremo il tema chiaro e così via. Ma ancora con questo terzo tutorial potremo completamente modificare il nostro menu contestuale aggiungendo e rimuovendo tutti gli elementi che vogliamo. Sono davvero curioso di rivedere questo video, cosa che di solito non faccio mai molto volentieri, ma mi serve per capire se il concerto di scimmie urlatrici che anche in questo momento, mentre ti parlo, fanno baccano nella mia testa e tutte le papere che ho preso, sia venuto fuori un contenuto comprensibile e il contrario sarebbe davvero un peccato perché la mod che abbiamo presentato quest'oggi vale davvero la pena e probabilmente è una delle migliori che abbiamo mai visto in tutta la storia di questo canale, ma questo naturalmente saprai dirmelo anche tu nei commenti. Ma veniamo ai ringraziamenti del giorno, che quest'oggi vanno a Max Rip GSM, Ilario Pastore,
una persona che ha eliminato il suo canale dopo essere diventato sostenitore, che quindi non posso ringraziare, e a Federico Caroli, che si sono abbonati oppure hanno rinnovato il loro abbonamento alla community dei gentiluomini. E quindi a tutti voi il mio benvenuto barra bentornati a bordo, ma un benvenuto a bordo specialissimo va a Loris Capponi, perché lo avrai già intuito, ma tattaradan, Loris si è abbonato, sì, ma in qualità di distinto gentiluomo, e quindi con le luci sfarfallanti alle spalle è un piacere, caro Loris, togliermi davanti a te il cilindro farlocco. Ma non abbiamo terminato, perché quest'oggi ringraziamo anche Walter Marco Tedesco, Davide Pincelli e Pierluigi De Dominicis, che hanno voluto contribuire alla vita della nostra community inviandoci dei graditissimi super grazie. E quindi ragazzi, un grazie di cuore da parte mia e di tutta quanta la community anche a voi. E l'ultimissimo ringraziamento? Certo che c'è anche quello, che infatti è quello, come sempre, destinato a te, che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti, e detto questo non mi resta che salutarti e darti appuntamento alla prossima. Oggi mi mangio un'altra bella nisidina.